Benvenuti e benvenute. Molti degli strumenti di intelligenza artificiale che usiamo ogni giorno, sembrano quasi una magia, ma dietro le quinte c'è sempre un motore potente e incredibilmente flessibile che rende possibile tutto questo. Oggi parliamo proprio di questo motore, PyTorch. Ci siamo mai fermati a chiederci come facciano davvero queste intelligenze artificiali a imparare, a migliorare, a capire il mondo che le circonda? Gran parte della risposta si trova in un framework software che ha letteralmente trasformato la ricerca e lo sviluppo nel campo del deep learning. Pensiamo un attimo a cose che sembrano lontanissime tra loro, la capacità di conversazione di ChatGPT e la guida autonoma di una Tesla. E se vi dicessi che hanno in comune lo stesso DNA digitale? Esatto, il motore che le fa funzionare in entrambi i casi è PyTorch, e questo già da solo ci fa capire la portata della sua influenza. Ok, allora andiamo a vedere la sua storia. Per capire davvero perché PyTorch sia diventato così importante, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, a ben prima che venisse rilasciato ufficialmente. Il suo è un viaggio fatto di evoluzione, di adattamento e di una scelta strategica fondamentale. Ebbene sì, l'antenato diretto di PyTorch si chiamava Torch e non parlava Python per niente, parlava Lua. Ora, Torch era uno strumento potente, amatissimo dai ricercatori per la sua flessibilità, ma aveva un problema enorme, il linguaggio Lua. Era poco diffuso, di nicchia, e questo ne frenava l'adozione su larga scala. Insomma, il resto della comunità scientifica stava andando da un'altra parte. E questo percorso, che dura più di 20 anni, ci racconta proprio questa evoluzione. Tutto comincia nel 2001 con Torch, uno strumento potente scritto in C++. 10 anni dopo, nel 2011, si passa a Lua, che lo rende più flessibile ma lo confina in una nicchia. La vera svolta, la rivoluzione, arriva nel 2017. Il team di intelligenza artificiale di Facebook capisce l'enorme potenziale e decide di unirlo a Python. Nasce così PyTorch. E da lì in poi la strada è in discesa. Prima passa a una fondazione indipendente nel 2022 per garantirne la neutralità e poi nel 2023 arriva la versione 2.0 che ne aumenta le prestazioni in modo pazzesco. Bene, abbiamo visto la storia, ora passiamo alla tecnica. Ma quindi, come funziona davvero PyTorch? La sua architettura, in realtà, si basa su 3 pilastri, 3 concetti chiave, che, una volta capiti, svelano tutto il segreto della sua potenza e soprattutto della sua semplicità d'uso. Il primo pilastro sono i tensori. Per capirci, immaginiamoli come i mattoncini Lego dei dati. Tecnicamente sono degli array multidimensionali, molto simili a quelli della famosa libreria NumPy, però hanno 2 superpoteri. Primo, possono essere elaborati a velocità stratosferiche sulle GPU, le schede grafiche. E secondo, importantissimo, registrano ogni singola operazione che viene fatta su di loro, e questa caratteristica è la chiave per il prossimo pilastro. E qui arriviamo al secondo pilastro, la caratteristica che ha davvero definito PyTorch, i grafi computazionali dinamici. Usiamo una metafora per spiegarlo. PyTorch è come uno chef che, mentre cucina, assaggia e corregge la ricetta in tempo reale. Questa flessibilità permette di modificare il modello al volo, rendendo tutto più semplice e intuitivo. L'approccio precedente, quello per esempio del vecchio TensorFlow, era basato su grafi statici. Era come dover scrivere l'intera ricetta, definirla nei minimi dettagli, compilarla e solo a quel punto si poteva iniziare a cucinare. Molto efficiente, certo, ma anche molto più rigido. E arriviamo così al terzo pilastro, che si chiama Autograd. Pensiamolo come un assistente matematico personale super esperto. Man mano che i dati passano attraverso la rete, Autograd si costruisce una mappa di tutte le operazioni. Poi, quando arriva il momento per il modello di imparare dai propri errori, lui usa questa mappa per calcolare automaticamente tutte le derivate, i cosiddetti gradienti, che servono per migliorare. In pratica si occupa lui di tutta la matematica più complicata. Ora vediamo come questi 3 pilastri lavorano insieme, come danzano nel ciclo di addestramento. È un processo che si ripete costantemente in 4 fasi. Primo passo, il forward pass. I dati entrano, attraversano la rete e il modello fa la sua previsione. Secondo, si calcola l'errore, la loss, cioè quanto la previsione era sbagliata. Terzo, backward pass. Autograd entra in azione e calcola la direzione per correggere l'errore. E infine, quarto, l'ottimizzatore aggiorna i pesi del modello. E questo ciclo si ripete migliaia, milioni di volte. Ed è così che il modello impara. Ma la vera forza di PyTorch oggi non sta più solo nel suo nucleo.
Negli anni, attorno a esso, è cresciuto un vero e proprio universo di strumenti specializzati, librerie che ne estendono le capacità a un sacco di domini diversi, rendendolo una soluzione a tutto tondo. Qui ne vediamo alcuni. C'è Torch Vision per le immagini, Torch Audio per l'audio, Torch RL per il Reinforcement Learning e il nuovo Torch Tune per i modelli linguistici. Però il partner più importante in assoluto è senza dubbio Hugging Face. La loro libreria Transformers, che è costruita principalmente su PyTorch, ha praticamente democratizzato l'accesso ai modelli di IA più avanzati, creando un ecosistema fortissimo. E adesso arriviamo alla domanda classica, quella che tutti si fanno: PyTorch o TensorFlow? Per anni sono stati i due grandi rivali nel mondo del deep learning, ognuno con la sua filosofia e i suoi punti di forza. Vediamo un po' come stanno le cose oggi. Questa tabella ci aiuta a capire le differenze di fondo. PyTorch nasce Pythonic, cioè pensato per essere semplice e flessibile, ideale per la ricerca e per creare prototipi velocemente. TensorFlow, storicamente, è sempre stato più orientato alla produzione su larga scala, al deployment, e infatti resta il leader assoluto nel mondo mobile con TF Lite. Oggi le differenze si sono un po' assottigliate, ma queste origini diverse ne definiscono ancora il carattere. E se guardiamo al mondo della ricerca, i dati parlano chiaro. Questo grafico mostra che la comunità scientifica ha fatto una scelta netta. Nelle pubblicazioni accademiche più recenti, PyTorch stravince, distanziando in modo significativo TensorFlow. Questo lo ha reso di fatto lo standard nei laboratori di ricerca e nelle start-up più innovative. Per tantissimo tempo, la scelta era un po' un compromesso, o la flessibilità di PyTorch o le prestazioni pure dei framework a grafo statico. Ma con l'arrivo di PyTorch 2.0, questo compromesso è finalmente svanito. Si è riusciti a unire il meglio dei due mondi. L'innovazione quasi incredibilmente ruota tutto attorno a una singola semplicissima funzione. Torch compila. Basta aggiungere una riga di codice per ottenere degli aumenti di velocità pazzeschi, senza dover cambiare assolutamente nulla del proprio modo di lavorare. Ma come ci riesce? Semplificando, il processo è in due fasi. Prima, un componente che si chiama Torch Dynamo analizza il codice Python e, in modo molto intelligente e sicuro, cattura il grafo delle operazioni. Poi, un altro componente, Torch Inductor, prende questo grafo e lo compila, trasformandolo in codice macchina super ottimizzato per l'hardware che si sta usando, che sia una GPU o una CPU. In pratica, si ottiene la velocità della compilazione, ma senza perdere la flessibilità di Python. E così, tirando le somme, vediamo come PyTorch si sia completamente evoluto. È partito come uno strumento agile, perfetto per la ricerca, e grazie a PyTorch 2.0 è diventato anche una soluzione di primissimo livello per le applicazioni industriali che richiedono il massimo delle prestazioni. Questa citazione, secondo me, ne cattura perfettamente l'essenza. PyTorch è una sintesi perfetta tra la semplicità e la flessibilità di Python da un lato e la potenza di calcolo pura del C++ e di CUDA, cioè il linguaggio che parla direttamente con le schede grafiche, dall'altro. Quindi, riassumendo i punti chiave di questo viaggio, possiamo dire tre cose. Primo, la sua natura pythonica e i grafi dinamici lo hanno reso il preferito dei ricercatori. Secondo, il suo enorme ecosistema, spinto da partner come Hugging Face, lo ha trasformato in una piattaforma completa. E terzo, PyTorch 2.0 ha colmato il divario con il passato, portando velocità da produzione industriale senza sacrificare per nulla la flessibilità. Grazie per aver seguito questa analisi con noi.